E benvenuti fratelli e sorelle di cammino e continuiamo questo quinto video tratto dal primo volume di Svegliatevi figli miei, una raccolta fedele sulla vita e sugli insegnamenti della Santa Mata Amrita-Nanda Mahi. Se siete arrivati ora in questo video vi consigliamo come sempre di ripartire dal primo per seguire la logica di tutta la collana e seguire con noi quindi anche la meditazione settimanale guidata. Ogni fine di video ricordo che c'è appunto questo percorso di comprensione e di conoscenza che dura una settimana appunto e che ha una sua logica progressiva, perché i libri seguono una logica anche di rapporto con i discepoli, con gli incontri anche di persone laiche, di chiunque, ma hanno una sua logica progressiva anche di conoscenza. Insomma, è un vero e proprio cammino iniziatico questo che stiamo apprendendo, perché insegna diversi punti, quindi avere tutta la progressione permette di comprendere sempre meglio tutto quello che arriverà in modo successivo, in quanto molti concetti appunto si prende per scontato che ne abbiamo parlato prima. Ecco perché serve partire dal primo e andare avanti e anche digerirlo in una settimana, perché comunque ci sono tantissimi concetti complessi che bisogna viverli, sentirli, e la settimana è il minimo di pratica anche per poter perseguire questo percorso. Perché facciamo questo? Perché è un umile omaggio alla bellezza, purezza e grandezza della Santa Mata Amrita-Nanda Mahi, che ci sta conducendo mano per mano, passo per passo, tutti i giorni, quindi ne percepiamo proprio grazie a questo lavoro la densità e l'immensità dell'esperienza diretta di Amma. Ed entriamo quindi all'interno di questo nuovo capitolo e vediamo come l'abbiamo intitolato: cos'è il karma? Già questa parola è una parola indiana che piano piano cerchiamo di capire. Se ne è parlato tanto in diversi modi, cerchiamo adesso appunto attraverso la risposta di Amma di aprire questo quadro enorme di questo concetto che poi è un principio di vita. Ma vediamo allora la domanda e un devoto chiede ad Amma: Amma, che cos'è il karma? E Amma risponde: figli miei, il karma è costituito dalle vasana che risiedono nella psiche, che sotto forma sottile. Fintanto che il sé non sarà conosciuto, il karma sussisterà. E poi diciamo specifica meglio in questo capitolo: se le vasana sono esaurite è possibile trascendere la causa stessa del karma. Seguiamo quindi una disciplina spirituale al fine di purificare la mente. Allora, fermiamoci un attimo qua per tradurre intanto dei concetti. Allora, intanto in linea generale che cos'è il karma, come viene spiegato il karma, diciamo com'è tradotto questa parola indiana. Allora, diciamo la traduzione letterale di karma è atto, diciamo un'azione in poche parole, quindi karma è azione. Però se la leggiamo sotto forma della chiave spirituale è l'azione che regola il nostro destino in qualche modo, dovuto agli effetti e alle cause che ci succedono. Quindi la nostra azione genera degli effetti, questi effetti creano delle cause che in qualche modo realizzano il nostro destino. Quindi il nostro destino è determinato dalle cause, dagli effetti delle nostre azioni. Questo è, diciamo, in sintesi la spiegazione del karma. E ancora meglio possiamo dire che un'azione virtuosa genererà realtà virtuose, un'azione nefasta genererà situazioni nefaste. Quindi insomma, attraverso le nostre cause interiori abbiamo diversi effetti. Allargando la visione, sempre nel linguaggio induista ma anche orientale, diciamo gli effetti di queste nostre azioni producono anche non solo delle realtà di vita ma di vite. Quindi allarghiamo il campo dicendo che per chi diciamo percepisce, sente una continuità dell'esistenza,
la percezione che questa continuità ha una sua legge che si determina su come noi interagiamo, come noi coltiviamo questo terreno di vita. Sulla base di come coltiviamo avremo dei frutti o meno, e questi si riverseranno non solo in questa vita ma anche nelle vite future, così come siamo arrivati a oggi in questa vita grazie alle vite passate di questi effetti. Questo concetto è anche tradotto con la ruota del samsara, cioè del fatto che noi processiamo come questa ruota vite nelle vite e continuiamo a ripetere continuamente cicli di azione e reazione, e quindi di effetti, causa-effetti, di tutto quello che noi stiamo facendo, e in qualche modo ne subiamo le conseguenze, sia positive che negative, però continuamente stando in questi cicli di vita, perché i cicli di vita hanno senso nel momento in cui c'è qualcosa da imparare, c'è qualcosa da spurgare, c'è qualcosa da trasformare in funzione di quello che abbiamo creato. Quindi la ruota è infinita e finirà solo quando, appunto, e già abbiamo un accenno di Amma che ce lo dice, solo quando, diciamo, arriviamo a conoscere il sé, che sarà conosciuto, cioè l'essenza profonda della realtà e di noi. Oltre a questo concetto, giusto per cominciare a avere le basi per poter entrare a discutere e comprendere, dobbiamo aggiungere anche un'altra parola che abbiamo sentito, che sono le vasana. Cosa si intende per vasana? Allora, partiamo dal fatto di comprendere che noi abbiamo delle tracce di memoria residue, latenti, all'origine delle tendenze, degli automatismi comportamentali, che sono ereditate, diciamo, dai condizionamenti dell'infanzia, della giovinezza, ma anche da tutta una serie di effetti di vite passate, di realtà passate. Prendiamo, diciamo, questo concetto per buono, quindi uno potrebbe dire sì, già in questa vita mi rendo conto che i condizionamenti sono dovuti dalla mia vita familiare, da dove sono nato, dalle credenze che ho avuto. Si può allargare il campo e dire che questo ha anche delle parti di radici ancora più profonde che derivano persino dalle vite passate, da un continuum, per chi vuole entrare in questo tipo di concetto o, diciamo, lo sente. Ora, queste realtà sono difficili da estirpare proprio perché sono radicate nell'inconscio e diventano quindi abitudini di vita. Questi condizionamenti generano appunto le vasana. Che cosa sono quindi le vasana? Sono i comportamenti, diremo così, preconsci, paure profonde, repulsioni, attrazioni, irritazioni, azioni involontarie. Potremmo dire quello che la psicanalisi chiama coazione a ripetere, il ricadere nelle stesse situazioni, non so, insoddisfacenti, no? È un ripetere le stesse cose, una specie di azione e reazione che però è involontaria. Diremo allora che questi nostri movimenti involontari sono in qualche modo basati sull'eredità di tutto quello che è stato creato da questi residui latenti. Quindi le vasana sono la nostra coazione a ripetere su qualcosa che è un residuo, una radice. Quindi quando si parla finché le vasana sono esaurite, si intende esaurire queste nostre ripetizioni a ripetere e, tra virgolette, andare quindi ad esaurire anche le radici profonde di questi bacini, diremo così, di realtà profonde che abbiamo vissuto dall'origine. Ma quindi qui ci pone che se seguiamo una disciplina spirituale che prende il nome di sadhana, perché ripeteremo poi questo nome sadhana intendendo e aggiungiamo un terzo termine che è la disciplina spirituale, riusciamo così a purificare la mente e quindi anche a superare le vasana, che sono appunto questa forma di reazione sull'imprinting di qualcosa di molto radicato e profondo che ci arriva da un bacino di realtà dentro di noi. Quindi abbiamo qua un percorso spirituale iniziatico già in questo primo risposta di dibattito. Ma cerchiamo da subito in questo argomento
ancora impegnativo e enorme di scandagliare un attimo dei punti sostanziali, cioè perché il karma viene visto in questa concezione negativa, e il karma è anche azione, e l'azione deriva da un desiderio, cioè se io desidero qualcosa agisco, se non avessi nessun desiderio non agirei. Quindi io agisco, l'azione crea karma, crea questa realtà che in qualche modo si condensa su degli effetti e crea la ruota del samsara di vite, di realtà che noi continuiamo a fare. Messa così, fratelli e sorelle, mi viene da dire, da qua non se ne esce, nel senso che tutte le forme religiose pongono una situazione che, se presa appunto in modo un po' superficiale, fa sembrare che siamo destinati a continuare in modo infinito a vivere questa realtà, nel senso che la vita è karma e il karma è desiderio e il desiderio è vita. Se i nostri genitori non si fossero desiderati l'un con l'altro, non saremmo nati. Quindi il desiderio è alla base di un concetto di creazione. Quindi dire che ogni nostro pensiero ha in sé un desiderio è corretto. E dire anche che più forte è il nostro pensiero, più forte è il desiderio che abbiamo. Ma desiderare però è legato al processo della vita stessa, perché senza desiderio non ci sarebbe vita. Quindi se noi pensiamo di essere una vita illimitata, come spesso percepiamo da tutti questi argomenti, che però si è limitata in un corpo, provate a immaginare, abbiamo un'energia illimitata che si limita in un corpo, desiderare è normale di essere qualcosa di più, desiderare di uscire da una realtà. Il desiderio è l'espressione della voglia di illimitatezza, di ritornare a quell'illimitato, in tutto il nostro cercare di riempire anche una realtà che non ci basta. Quindi non è tanto nel controllare la mente intendendola di affliggerla, di farla sparire, di non desiderare quindi più, di rimanere quasi sterili, no? In una condizione, perché il desiderio diventa negativo, ma la chiave è invece liberare la mente, non controllarla, ma liberarla alla sua espansione universale, che diventi illimitata. Illimitata farà esaurire una visione parziale, perché fa parte di un tutto, e quindi diciamo non prende la sua natura. Quindi desiderare è naturale, karma è vita. Siamo nel piano del desiderio, siamo nel piano della creazione. È inutile che stiamo a ragionare che bisogna fustigarsi, bloccarsi, rimanere completamente fermi, senza pensiero, in tutta questa modo di non chiarezza. Ci sono tante forme settarie, diremo così, ma anche religiose, che annientano il corpo, annientano i desideri, annientano la ricchezza, annientano qualsiasi forma di successo. Cioè c'è tutto un mondo che priva questa parte, un mondo spirituale, diciamo così, religioso, eccetera, che priva questa parte, la riduce in una questione proprio di giudizio, mettiamola, e quindi invece porta tutto in un campo di la mancanza di tutto questo ti permetterà di arrivare quindi a superare il desiderio, a trascenderlo, a trascendere il karma, a rompere la ruota del samsara. Tutto questo è concettualmente, a mio avviso, scorretto, perché la vita è karma e il karma è desiderio, e attraverso noi il desiderio creiamo, quindi non ne usciamo.
Però attenzione a una cosa, perché bisogna capire un punto, perché il desiderio non è il problema centrale a questo, è l'attaccamento ai risultati del desiderio che spinge a ulteriori desideri compulsivi il vero problema del fatto che diventiamo poi schiavi, del fatto che questo crea delle onde di riverbero che ci conducono a continuare a avere altri desideri su altri desideri, ma la fonte di tutto non è il desiderio in se stesso, che è vita, che è creazione, ma come noi ci approcciamo al desiderio, cioè è l'attaccamento a questo. La trascendenza del karma deriva da non avere più attaccamento al desiderio, non tanto desiderare. È proprio diciamo, un moto compulsivo il problema, cieco. Ma nel momento in cui usiamo lo strumento corpo, lo strumento vita, lo strumento desideri come noi sentiamo e lo scegliamo, però con quella scelta diremo distaccata, senza un attaccamento compulsivo, con una giusta modalità di scelta, ampliamo la nostra mente, siamo verso sempre più una sensazione di liberazione, utilizziamo tutti gli strumenti e piano piano gli effetti non ci toccano più perché gli effetti sono legati all'attaccamento, non tanto al desiderare in se stesso. Quindi tutto dipende dalla consapevolezza che abbiamo di questo desiderio, che si basa appunto su oggetti impermanenti come il corpo, come l'ego, eccetera, attuata la quale ti conduce alla visione distaccata. Quindi è la consapevolezza che abbiamo. Ora si aggiunga il fatto che noi quindi abbiamo accumulato diverse vasana, vero, delle tendenze profonde che si ripetono con queste cause ed effetto, vero anche questo, e che in modo compulsivo continuiamo a reiterarle finché in qualche modo non si esauriscono, ma sia che siano positive gli effetti o negativi, comunque siamo attratti dalle loro forme. Quindi la realtà continua ad esserci e quindi la ruota del samsara continua ad esserci, perché crea vita, crea trasformazione, certo che però crea tante prigioni, questo è verissimo. Quindi il punto chiave è vivere il momento per quello che è, dando tutto se stesso, ma poi lasciando andare e stabilendosi su ciò che è permanente attraverso la discriminazione. La chiave. Il desiderio consapevole è come una linea retta, quello compulsivo, diciamo, è ciclico. Quindi, ancora una volta, non è semplicemente che possiamo ridurre questo a come tu la prendi o reagisci ad una soluzione, o come non reagisci. Non è nemmeno questa una risposta, cioè non è tanto come tu reagisci che tu puoi essere, che ne so, fermo in una cosa, freddo nell'altra, non reagisci a quello. La chiave qui è rendersi consapevole di un processo inconsapevole e per questo ci vuole una base stabile dell'essere. Perché il lavoro non è controllare la mente, ma liberarla dalla sofferenza delle limitazioni compulsive dei desideri. Diciamo, è raggiungere quella visione chiara che permette di entrare nella profondità della vita e vedere e sentire ed essere la vita stessa che si lascia scorrere, che in qualche modo si permette tutto grazie al suo fluire, è tornare in quel campo dove tu hai la piena consapevolezza che ogni cosa che hai non ce l'hai, che ogni cosa che vuoi acquisire non la puoi acquisire, che tutto quello che tu desideri è bello se ce l'hai, ma è altrettanto bello e significativo se non ce l'hai. E quindi lo vivi per quello che è. Lasci che sia. È una chiave di consapevolezza e si traduce con la visione profonda.
Vi faccio questo esempio che mi è anche un po' arrivato sotto forma, diciamo, di piccola illuminazione. Immaginate di stare a guardare un lago che è tutto increspato dalle sue onde. Ogni nostro desiderio è come se noi lanciamo un sassolino su quel lago. Ora ci sono onde lunghe che derivano dai riverberi di sassi lanciati tanto tempo addietro. Possiamo pensare al discorso di quel bacino che diciamo mantiene, diremo così, l'Evasana, e ci sono invece onde corte che sono invece le realtà giornaliere che noi immettiamo tutti i giorni, quindi le realtà che noi viviamo dei desideri giornalieri. Quindi insomma questo lago nel suo sopra è completamente increspato. Ora la luce dall'alto abbatte sul lago e fa luccicare tutta quanta la superficie, quindi noi non riusciamo a vederne il fondo, riusciamo solo a vedere lo strato superiore. Ora, nel momento in cui noi incominciamo a lavorare sulla comprensione di questi attaccamenti al desiderio e ai suoi moti compulsivi, incominciamo a rallentare il lanciare dei sassi, perché è proprio l'attaccamento che crea queste onde, mettetela così. Nel momento in cui io desidero ma non lancio il sasso, ecco, facciamo questa immagine, e iniziano a diminuire le onde. Prima diminuiscono le onde di breve durata, cioè quelle legate agli attaccamenti compulsivi della vita. Poi una volta che diminuisci quelli, perché non hai più questo senso di attaccamento, ma lasci che esistano diverse realtà, piano piano iniziano a rallentarsi la superficie, però ci sono delle onde a lungo termine, quelle sono ancora più radicate e bisogna, come dire, lavorare ancora per sospendere con azioni ovviamente meditanti, con azioni, e qua entra il discorso sadhana, percorso spirituale, che rallentano sempre più fino a un certo punto, per i maestri che ci raccontano, si azzerano queste forze e la superficie si calma a tal punto che il lago diventa piatto. Diventando piatto, i raggi del sole penetrano all'interno del lago e noi possiamo scorgere non solo la superficie, ma iniziamo a vedere il fondo, proprio per il fatto che queste onde diminuendo permettono una visione profonda del reale. Questa visione profonda permette di capire quanto è profondo, per esempio, il lago. Ve la pongo in un altro modo, io sono un subacqueo e la cosa mi piace questo tipo di esperienza, ma ve la racconto perché fa capire questo concetto. Quando si è sulla superficie dell'acqua c'è molto rumore, molto frastuono, le barche che vanno, i vari rumori. Piano piano che andiamo a scendere nella profondità del mare, tutti i rumori si attutiscono, la temperatura anche, è vero che scende, ma in qualche modo si stabilizza perché non è legata ai venti, alle piogge, tutto quello che può essere all'esterno. Se ci fosse un uragano, diciamo, sopra la superficie dell'acqua e voi foste a 100 metri sott'acqua, voi non sentireste niente, sentireste una calma eterna, presente, stabile. E questo è quello che ci fa comprendere Ammanito e le sue righe, cioè nel momento che si riesce a lavorare in questo modo, a diminuire gli effetti quindi di questi desideri, i loro attaccamenti, e diminuiscono a tal punto che il lago diventa piatto, vediamo il suo profondo, è come se scendessimo nella profondità, perché tutto questo rumore di fondo è come se scompare, è come se noi scendiamo nella profondità del mare, e quindi questi gesti compulsivi, questa realtà di ogni giorno, questa realtà che ci circonda, tutto diventa piccole realtà di un suono lontano.
te la metto con un'altra immagine ancora, è come se tu prendessi una mongolfiera e lentamente ti sollevi dal piano della terra. All'inizio hai tutte le persone che ti salutano, i rumori, le macchine, vedi dall'altro. Più sali, per chi l'ha fatto questa esperienza sa cosa sto dicendo, più c'è silenzio e c'è una dimensione anche di pace, di eternità, di qualcosa che si distanzia da tutto. Bene, tutti i percorsi interiori lentamente portano a questa dimensione profonda, cioè a quello stato in cui vedi e senti le cose con un altro piano di visione. Potremmo dire un piano più distaccato, ma perdonatemi, non sbagliamo questa parola col distaccato con il freddo, con il contratto, cosa che molti cammini spirituali e anche religiosi, diciamo, sbagliano, perché pensano appunto che infliggere sul corpo, sulla mente, sui desideri, tutto questo è la soluzione e diventano corpi molto rigidi, che si sono inflitti molte regole e molti anche preconcetti, molti voti anche. Bisogna considerare una cosa fondamentale e qui apriamo un'altra lettura di Amma per aggiungere un altro pezzo interessante a questo capitolo. E dice in un altro punto: lo scopo della via spirituale è di farci prendere coscienza della vera natura del mondo, al fine di dissipare i falsi concetti che abbiamo di noi stessi e di quello. Senza di ciò è difficile raggiungere la riva al di là del dolore. All'inizio, quando il discepolo è un praticante, il guru gli dirà: il mondo è illusione, respingilo per stabilirti nel sé. Ciò ha lo scopo di intensificare la sua sadhana. Quindi qui, in poche parole, dice che è corretto tutte le forme di rinuncia, mettiamo questa parola che in indiano si dice tapas, che riprenderemo anche questo punto. Diciamo, è normale, è naturale che ci siano forme spirituali che ti portano a diverse forme di rinuncia. Rinuncia sul cibo, rinuncia sui vestiti, rinuncia sui tuoi soldi, sulla tua identità, tantissime rinunce. Questo è normale perché la base di questo è intensificare la sadhana, cioè questa pratica spirituale. E questo è per aiutare il discepolo anche a comprendere che il mondo è un'illusione, quindi che tutto questo desiderare è scorretto, fin tanto che però, attenzione a questo punto perché poi dice, ma quando egli accederà alla liberazione, comprenderà che il mondo intero è Dio. Allora non ci sarà più niente da respingere. Gli basterà semplicemente amare e servire tutto. Questo non ha niente di teorico, è l'esperienza stessa, dice Amma, quindi proprio ha qualcosa di diretto. Ma quando egli accederà alla liberazione, comprenderà che il mondo intero è Dio. Non ci sarà più niente da respingere. Quindi, fin tanto che il discepolo è in una parte iniziale del lavoro, è giusto che ci siano delle forme anche di rinuncia per fortificare alla comprensione di ciò che è e ciò che non è. Però non è giusto rimanere in questa rinuncia per sempre, diciamo in modo continuativo e uguale, perché questo invece diventa rigidità, diventa settarismo, diremo, diventa un modo di cristallizzare un processo e ci sono tantissime vie spirituali che cappano in questo errore perché rimangono poi allegate a dei precetti che bisogna fare così, poi si dimentica nella notte dei tempi il perché bisogna fare così, ma il perché per superare quei precetti, per arrivare a liberarsene. Cioè, se il privarmi di qualcosa, di un mangiare, per esempio, facciamo il tema del digiuno, mi permette di mangiare in modo corretto, questa è la forma del digiuno. Se il fatto di entrare nella povertà mi permette di utilizzare i soldi nel modo corretto, questa è una forma intelligente di utilizzo del modo corretto della ricchezza.
perché so il suo valore e perché il digiuno alla ricchezza mi fa comprendere la sua tendenza e quindi mi sgancio da quell'effetto di desiderio compulsivo. Se liberarmi dalla sessualità, dagli impulsi sessuali, dalla pornografia, da tutto questo è un percorso per farmi capire e comprendere la sacralità della coppia, del femminile, e quindi la rinuncia, l'astinenza che applico lo faccio in funzione di vivere pienamente, naturalmente la sessualità. Questo è un buon modo di fare digiuno per dare senso poi a un valore intrinseco della sessualità, che esiste ed è bella così com'è, quindi desiderare anche in quel senso è naturale, ma se tu desideri in modo compulsivo non è più naturale, cioè inizi a cedere in tutto quel frastuono che stiamo parlando. Quindi cosa sta a significare tutti questi esempi che vi sto facendo? Che bisogna procedere verso un atto di discriminazione anche attraverso l'esperienza di ciò che è giusto, corretto, vero da ciò che non lo è. E si aggiunga a questo la necessità di percorrere una sadhana, cioè un cammino spirituale, cioè un percorso evolutivo interiore sufficiente per poter riuscire ad avere quella padronanza di tutti i desideri e dei loro effetti. Quindi sì, bisogna inizialmente anche rinunciare a delle parti, lavorare con delle forme di astinenza, di digiuni, per vedere il peso delle cose e la sua giusta valenza, quindi avere poi la lucidità discriminante. Però anche sì, una volta che piano piano si sono rafforzate e stabilizzate queste realtà, si può procedere a vivere tutta la vita nel suo dono che è, sapendo gestire con la sua giusta distanza. Questa è la valenza anche di bilancio, altrimenti si diventa solo rigidi e pieni di preconcetti, di dogmi. Detto questo, fratelli e sorelle, cosa arriviamo oggi a quale insegnamento e anche quale pratica da fare nella settimana? Stiamo scoprendo intanto che il karma è vita, che il karma è desiderio, che desiderio però è naturale per il processo della creazione. Stiamo comprendendo che è l'attaccamento compulsivo, l'attaccamento ai desideri il vero problema di fondo. Stiamo comprendendo che quindi per rendere il lago trasparente bisogna smettere di lanciare sassi, ma essere distesi a questa forma di continua azione e reazione di attaccamenti ai desideri, ma saper vedere la vita per quella che è e attraversarla col giusto metro, che è un metro che lo dà solamente la pratica, il lavoro spirituale. Quindi ci vuole una piccola pratica. Mettiamo la pratica per questa settimana, per esempio, di incominciare a vedersi come se fossimo due persone, nel senso che ogni tanto cerchiamo di guardare l'altra persona come agisce, come se fossimo un po' degli attori di una parte. Quindi vediamo l'esperienza che succede dentro di noi, se siamo felici, siamo tristi, siamo tesi. Leggere in modo sottile cosa sta succedendo e per rendere consapevole attimo per attimo di tutte le piccole cose, ovviamente piccole, non tanto le grandi cose, ma tutto quello che succede giorno per giorno, con le piccole emozioni, cambiamenti, e analizzare momento per momento su che cosa ci stiamo attaccando, quali sono i nostri attaccamenti ai desideri che si stanno proponendo momento per momento. Questo è importante osservarlo e lentamente vederne le sue radici. Il processo è che una volta che queste esperienze vengono viste, lentamente si incomincia ad avere questa visione un po' più distesa. Facciamo un passo alla volta, potete avere anche un diario in cui scrivete questa esperienza ogni tanto alla sera di quello che è successo per questa settimana e come vi siete visti da spettatore rispetto a diverse parti, rispetto al tema di una compulsività di attaccamento, o analizzate i motivi che ci sono dietro a questo,
ho iniziato a osservare queste parti. Questo è un modo meditativo per andare verso una discriminanza tra ciò che veramente è la realtà, con le sue leggi, la sua realtà, e ciò che ci mettiamo noi in questa realtà, con tutte le sue proiezioni e attaccamenti reiteranti. Questo è il modello, diremo, di lavoro per lentamente andare verso un'azione magistrale di superamento del karma. Detto questo, fratelli e sorelle, io vi abbraccio di cuore, vi ringrazio sempre di avermi seguito e di camminare con me, e anche chiedo la benedizione e protezione di Amma per tutti voi che state camminando, e vi auguro una buona settimana e buon cammino. A presto.